Elimination Chamber si conferma un evento che regala grandi sorprese anche nel 2026, come nel 2025 ci sono stati appunto dei colpi di scena. Prima di entrare nel merito del discorso, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, e magari anche di lasciare un like proprio a questo. Allora, partiamo dal main event, come sempre, ovvero l'Elimination Chamber match maschile vinto da Randy Orton. Quindi allo stato attuale delle cose dovrebbe essere Randy Orton a sfidare Drew McIntyre per il titolo WWE, ma il condizionale è d'obbligo in questo caso perché ci sono tanti scenari da approfondire e andiamo per gradi. Il grande protagonista dell'Elimination Chamber match è stato senza ombra di dubbio Logan Paul, tra l'altro ultimo qualificato perché di fatto non doveva essere nel match, doveva esserci in Bronson Reed. Bronson Reed si è infortunato, quindi il match l'ha vinto Jey Uso e poi è stato inscenato quell'attacco per far sì che si qualificasse Logan Paul e quindi mettere all'interno della Chamber almeno uno dei componenti del Division. Logan Paul ha compiuto le prime 3 eliminazioni, si è sbarazzato di Javon Evans, di LA Knight e di Trick Williams. Quando sembrava lanciato verso la vittoria, no, però comunque uno dei favoriti insieme a Cody Rhodes e a Randy Orton, sicuramente i due favoriti della vigilia, o meglio, Cody Rhodes in pole nettamente rispetto alla Vipera. Poi è arrivato Seth Rollins, il ritorno di Seth Rollins. Il giorno prima a SmackDown era stata svelata l'identità di un uomo mascherato, che però era un allievo di Seth Rollins, quindi già si era fatto intuire chiaramente che potesse essere qualcuno vicino a Seth Rollins e che potesse esserci proprio l'ex messia dietro questi attacchi. Ebbene, ha attaccato Logan Paul, gli è costato il match, perché poi Logan Paul è stato eliminato, decisivo l'intervento di Seth Rollins. In questo caso bisognerà capire poi quale sarà la direzione che prenderà la WWE. Mi sembra che possa essere Seth Rollins contro Logan Paul a WrestleMania e quindi Seth Rollins probabilmente ha recuperato dall'infortunio. A meno che non riesca a rientrare per tempo Bron Breakker, a quel punto potremmo comunque avere come da piani originali Bron Breakker contro Seth Rollins. Tornando però all'argomento principale, ovvero il vincitore della Chamber, è intervenuto Drew McIntyre, il campione WWE in carica, ha attaccato Cody Rhodes, Randy Orton ha aiutato Cody Rhodes intervenendo in suo supporto, attaccando Drew McIntyre. Drew McIntyre ha ricevuto prima un RKO, poi la Crossroads da parte di Cody Rhodes, però Cody Rhodes si è distratto e Randy Orton ne ha approfittato subito, rifilandogli una RKO per poi ottenere lo schienamento vincente. Quindi, allo stato attuale delle cose, come detto, sarebbe Drew McIntyre contro Randy Orton. Però, visto l'attacco subito da Cody Rhodes, quest'ultimo avrà una chance titolata a SmackDown contro lo stesso McIntyre. In questo caso io non credo ci possa essere un passaggio di consegne, sarebbe troppo breve il regno di Drew McIntyre. Penso che Drew McIntyre arriverà a WrestleMania come campione e soprattutto me lo auguro che ci arrivi come campione. Però probabilmente la sua sarà una vittoria sporca in qualche modo e proprio per questo motivo si andrà ad aggiungere alla contesa anche Cody Rhodes a WrestleMania e potrebbe non essere l'unico. Si parla di un match a più uomini, io penso che Jacob Fatu per forza di cose debba andarci di mezzo e chissà che non possa entrarci anche Sami Zayn nel discorso. Per quanto riguarda invece l'Elimination Chamber match femminile, allora io qui avevo dato per vincitrice Tiffany Stratton, che è arrivata comunque negli ultimi due. Invece a vincere è stata Rhea Ripley. Ha vinto Rhea Ripley, però il successo della Mami è arrivato dopo aver perso i titoli di coppia con Io Sky, che io pensavo avrebbero potuto anche portare fino a WrestleMania e difenderli, o comunque perderli prima per creare una rivalità con la stessa Io Sky. Così non è stato. Per quanto riguarda la cronologia delle eliminazioni, Alexa Bliss è stata la prima eliminata a sorpresa da Kiana James, quest'ultima è stata poi estromessa dalla contesa insieme ad Asuka da Raquel Rodriguez che dopo una doppia Tiana Bomb le ha schienate entrambe e quindi le ha eliminate. Raquel Rodriguez però è stata estromessa da Tiffany Stratton, la quale si è giocata la vittoria fino alla fine contro Rhea Ripley, ma purtroppo per lei non è stato sufficiente il lavoro fatto fino a quel momento perché appunto è stata Rhea Ripley a vincere la contesa e a guadagnarsi la title shot contro Jade Cargill. Sono due colosse incredibili, sono molto curioso anche di capire poi quale potrà essere l'andamento della rivalità per poi focalizzarmi su un pronostico. Allo stato attuale delle cose potrei optare per una conferma di Jade Cargill, perché io ho sempre in mente questo confronto tra Jade Cargill e Bianca Belair che nessuno mi toglie dalla testa. Purtroppo a quanto pare non potrà andare in scena a WrestleMania, ma chissà che non possa andare in scena tra qualche mese, magari a SummerSlam o anche prima. E proprio per questo motivo, secondo me,
Jade Cargill dovrebbe uscire da WrestleMania come campionessa, ma lo vedremo nel corso del tempo e valuteremo bene in corso d'opera le situazioni. Quel che è certo è che il cambio titolato è avvenuto ad Elimination Chamber perché AJ Lee è la nuova campionessa intercontinentale. Qui il pronostico è stato rispettato, almeno da parte mia, perché molti comunque davano come vincitrice Becky Lynch. Invece l'atleta irlandese non è riuscita a confermarsi campionessa proprio perché AJ Lee davanti al pubblico di casa, al pubblico di Chicago, è riuscita a conquistare la cintura e a laurearsi campionessa intercontinentale, una cintura che ovviamente non aveva mai detenuto perché è stata istituita da poco tempo, da soltanto l'anno scorso. Cade il secondo regno di Becky Lynch, io penso che la rivalità non sia affatto finita e non escludo che per Becky Lynch possa esserci anche un terzo regno. Io immaginavo questa vittoria perché AJ Lee farà parte della Road to WrestleMania, però successivamente penso che dopo WrestleMania possa anche prendersi una pausa, dato che lei comunque sta lavorando più come una part-timer, almeno al momento, e non come una full-timer. Proprio per questo motivo potrebbe esserci un nuovo passaggio di consegne poi a WrestleMania, magari in un rematch contro la stessa Becky Lynch, o chissà che non possa essere inserito nel match qualcun altro, proprio per permettere ad AJ Lee di essere un trampolino di lancio per un'altra atleta, e non Becky Lynch che invece è un'atleta fatta e finita. Però, come ho già detto, per me era ampiamente preventivabile questa vittoria. Sono anche contento perché aggiunge Pepe alla Road to WrestleMania. Ormai la WWE ci ha abituato a questi cambi di titolo su tutti. Io mi ricordo quello dell'anno scorso di Io Sky che aveva battuto Rhea Ripley a poche settimane da WrestleMania, quando Rhea Ripley aveva vinto il titolo soltanto nei primi di gennaio nella prima puntata di Raw su Netflix. Quindi bisogna abituarsi a questi cambiamenti repentini di scenari e credo sia anche giusto perché quantomeno garantiscono l'imprevedibilità che nel wrestling è fondamentale. Tutto come previsto anche nel match di CM Punk che davanti al pubblico di casa di Chicago ha battuto ovviamente Finn Balor. C'erano pochi dubbi su questo match per il fatto che CM Punk ha già un impegno a WrestleMania prenotato contro Roman Reigns. Quel match non poteva assolutamente cambiare, non poteva essere inserito Finn Balor in alcun modo perché non c'entra nulla nella rivalità. Per me questo potrebbe essere un passo importante per Finn Balor per riuscire ad avanzare, magari non so se dalla parte dei face, però quantomeno creare un po' di scompiglio all'interno del Judgment Day. Sono curioso di capire come si evolverà la situazione perché potrebbe avere anche un ruolo importante Finn Balor nella eventuale sconfitta di Dominic Mysterio contro Penta, perché Dominic Mysterio deve difendere a Raw il titolo intercontinentale contro Penta. Se lo difende con successo, a quel punto io penso che potrebbe esserci uno scontro tra i due, una rottura nel Judgment Day e finalmente arrivare a quello che era un match già previsto per SummerSlam dello scorso anno, quindi una rottura tra Finn Balor e Dominic Mysterio, match per il titolo con conquista della cintura da parte dell'irlandese e quindi per forza di cose immagino conseguente turn face. Devo capire bene come si svilupperà la situazione. Io mi auguro che a vincere il titolo intercontinentale dopo Dominic Mysterio sia proprio Finn Balor, sia perché c'è una storyline dietro con un senso e anche perché ha bisogno di una cintura in singolo Finn Balor, non soltanto i titoli di coppia vinti finora con JD McDonagh o Damian Priest. E poi anche perché Penta comunque è appena arrivato in WWE, per carità, è già oltre un anno che è in questa federazione, però dare subito il titolo a Penta non so se avrebbe molto senso, anche perché ha già avuto tante possibilità e ha sempre perso in un modo o nell'altro, o contro Braun Breaker o contro lo stesso Dominic Mysterio. Quindi per me in questo momento sarebbe meglio far difendere il titolo con successo a Dominic Mysterio e poi mandarlo contro quest'ultimo. Per quanto riguarda CM Punk, l'abbiamo già detto, sarà match a WrestleMania contro Roman Reigns. Sono molto curioso di capire anche in questo caso che direzione si prenderà con la rivalità per poi concentrarmi su un pronostico su questo match, perché non è da escludere comunque una conferma di CM Punk a WrestleMania, nonostante il favorito sembrerebbe essere Roman Reigns. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.